Ciao a tutti! Oggi ho una storia incredibile per voi. Non è solo per esercitare il vostro ascolto, ma anche per ispirarvi. La storia si intitola Niente è gratis e vi mostrerà come il duro lavoro e la determinazione possono cambiare una vita. C'era una volta un giovane di nome Lorenzo. Aveva 20 anni e viveva in un piccolo e tranquillo borgo tra le montagne. Lorenzo aveva grandi sogni. Voleva possedere una catena di ristoranti e diventare un imprenditore di successo. Ma la vita non era facile per lui. La famiglia di Lorenzo aveva difficoltà economiche. Suo padre, Marco, faceva il meccanico. Sua madre, Chiara, puliva le case per arrivare a fine mese. La sorellina di Lorenzo, Sofia, aveva solo 10 anni e lo vedeva come il suo eroe. Una sera faceva freddo. Lorenzo era seduto fuori dalla sua piccola casa a guardare le stelle. Sussurrò a se stesso: «Voglio dare una vita migliore alla mia famiglia. Ma come posso iniziare se abbiamo a malapena abbastanza per sopravvivere?» Il giorno dopo Lorenzo parlò dei suoi sogni con suo padre. Marco sospirò e disse: «Figlio mio, niente è gratis. Se vuoi qualcosa, devi lottare per ottenerla. Inizia con quello che hai, anche se è poco». Lorenzo pensò profondamente alle parole di suo padre. Poi ebbe un'idea. Aveva notato che nel suo borgo la gente amava il pane fresco, ma doveva andare fino a un forno molto lontano. Decise di iniziare a vendere pane fresco lì, nel suo paese. Ma c'era un problema. Lorenzo non aveva soldi per comprare il pane. Decise di rischiare. Andò a parlare con il proprietario del forno, il signor Moretti. Lorenzo camminò per chilometri per incontrare il signor Moretti, un vecchio fornaio burbero che raramente si fidava di qualcuno. Con sicurezza Lorenzo disse: «Signor Moretti, voglio vendere il suo pane nel mio paese, ma non ho i soldi per comprarlo in anticipo. Può fidarsi di me per una settimana? Venderò il pane, le restituirò i suoi soldi e terrò un piccolo profitto». Il signor Moretti alzò un sopracciglio. «E perché dovrei fidarmi di te, giovanotto?» chiese. Lorenzo rispose con fermezza: «Perché sono determinato e lavorerò sodo per dimostrarglielo». Dopo una lunga pausa, il signor Moretti disse: «Va bene, ti darò il pane per una settimana. Se non mi ripaghi, non tornare mai più qui». Lorenzo era elettrizzato. La mattina dopo, molto presto, portò il pane nel suo borgo. Preparò un piccolo banco vicino alla piazza. Salutava ogni passante con energia e un sorriso, dicendo: «Pane fresco? Caldo e delizioso?» All'inizio la gente era titubante, non sapevano se il pane fosse buono, ma Lorenzo offriva piccoli assaggi gratuiti e presto ebbe il suo primo cliente. Alla fine della giornata aveva venduto tutto il pane e aveva fatto un piccolo profitto. Quella sera tornò dal signor Moretti e lo pagò. Il vecchio annuì e disse: «Hai mantenuto la tua parola. Torna domani». Da quel giorno Lorenzo lavorò senza sosta. Si svegliava alle 4 del mattino, camminava fino al forno, portava il pane in paese e lo vendeva con passione. Dopo 2 mesi aveva risparmiato abbastanza soldi per comprare un piccolo carretto.
Così era più facile trasportare più pane. Un giorno un cliente suggerì a Lorenzo: «Perché non impari a fare il pane tu stesso? Sei bravo a vendere, ma se lo prepari tu, guadagnerai di più». Questa idea entusiasmò Lorenzo, ma lo spaventò anche. Non aveva mai cucinato nulla in vita sua. In quel momento Lorenzo capì davvero: niente è gratis, né il successo, né la conoscenza, né la crescita. Se voglio avere successo, devo rischiare e imparare. Lorenzo non riusciva a smettere di pensare all'idea di fare il suo pane. Se avesse imparato, non sarebbe più dipeso dal signor Moretti e il suo profitto sarebbe cresciuto. Ma c'era un grande problema. Non sapeva come si faceva. Lorenzo decise di chiedere aiuto al signor Moretti. La mattina seguente, dopo aver pagato, Lorenzo disse: «Signor Moretti, può insegnarmi a fare il pane?» Il vecchio si accacciò. «Perché dovrei? Se impari a fare il pane, non comprerai più da me. È un male per i miei affari». Lorenzo lo guardò e disse: «Ha ragione, ma non dimenticherò mai chi mi ha dato la prima opportunità. Se avrò successo, mi assicurerò di aiutare anche il suo forno». Il signor Moretti pensò per un momento. Poi disse: «Va bene, ma fare il pane non è facile. Richiede tempo, pazienza e duro lavoro. Se sei pronto a questo, ti insegnerò». Le lezioni iniziarono la mattina dopo prestissimo. Lorenzo arrivava al forno alle 3 del mattino, prima che sorgesse il sole. Il signor Moretti gli mostrò come mescolare la farina, come impastare e come cuocere alla perfezione. All'inizio Lorenzo faticava. Le sue mani dolivano per l'impasto e il suo pane risultava troppo duro o troppo molle. Un giorno, dopo aver rovinato un'altra infornata, Lorenzo si sedette, sconfitto. Disse a se stesso: «Forse non sono abbastanza bravo per questo. Forse dovrei arrendermi». Ma poi si ricordò delle parole di suo padre: «Niente è gratis». Capì che ogni errore gli stava insegnando qualcosa di nuovo. Arrendersi non era un'opzione. Il giorno dopo Lorenzo tornò al forno con ancora più determinazione. Si esercitò in ogni singolo passaggio con attenzione. Lentamente il suo pane iniziò a migliorare. Dopo 2 settimane il signor Moretti gli porse una paggiotta e disse: «Questo è perfetto. Lorenzo, sei pronto?» Lorenzo era felicissimo. Affittò un piccolo forno e iniziò a fare il pane a casa. La sua famiglia era stupita dal suo duro lavoro. Sofia, la sua sorellina, lo aiutava a confezionare il pane e sua madre gli preparava il tè mentre lavorava fino a tarda notte. Presto Lorenzo non vendeva solo pane, iniziò a fare anche biscotti e pasticcini. La gente del borgo amava i suoi prodotti. Dicevano: «Il pane di Lorenzo è più buono di qualsiasi altro abbiamo mai assaggiato». Ma il successo non è mai una strada dritta. Un giorno un nuovo forno aprì nel borgo. Era gestito da un giovane di nome Federico. Federico aveva un negozio grande ed elegante, con insegne colorate e decorazioni moderne. La gente era curiosa e iniziò a comprare da lui. Lorenzo notò che le sue vendite stavano calando. Ebbe paura. E se avesse perso tutto ciò per cui aveva lavorato così duramente? Ma invece di farsi prendere dal panico, Lorenzo decise di migliorare. Ascoltò i suoi clienti e chiese:
cosa vi piace del forno di Federico? Cosa posso fare meglio? Alcuni dissero: il negozio di Federico sembra più pulito e moderno. Altri: le sue torte hanno decorazioni bellissime. Lorenzo capì che doveva crescere, non solo come fornaio, ma come imprenditore. Usando i suoi risparmi, Lorenzo dipinse il suo carretto, aggiunse decorazioni luminose e iniziò a offrire assaggi gratuiti dei suoi nuovi pasticcini. Imparò persino a decorare le torte, guardando tutorial online. Lentamente i clienti tornarono da lui. Una sera una signora anziana si avvicinò a Lorenzo e disse: «Ho visto tanti giovani arrendersi nei momenti difficili, ma tu no. Ecco perché noi ci fidiamo di te». Le sue parole riempirono Lorenzo di orgoglio. Passarono i mesi e l'attività di Lorenzo crebbe. Risparmiò abbastanza soldi per affittare un piccolo negozio. Non era grande come quello di Federico, ma era caldo e accogliente. Lo chiamò Le Delizie di Lorenzo. Ogni mattina si svegliava prima dell'alba, sfornava il pane fresco e apriva il suo negozio con un sorriso. I suoi genitori e sua sorella lo aiutavano. Sofia, che ora aveva 11 anni, amava parlare con i clienti e sua madre Chiara gestiva i conti. Ma Lorenzo sapeva che questo non era la fine del suo viaggio. Voleva raggiungere più persone, rendere orgogliosa la sua famiglia e dimostrare a se stesso che tutto è possibile con il duro lavoro. Le Delizie di Lorenzo stava diventando il cuore del borgo. La gente amava il suo pane fresco, le torte e i pasticcini. Gli affari crescero e la sua famiglia era fiera di lui. Ma la vita non aveva ancora finito di mettere alla prova Lorenzo. Una notte di tempesta, mentre Lorenzo stava chiudendo il negozio, notò del fumo provenire dal forno. Corse dentro e vide che era scoppiato un piccolo incendio vicino al forno. Prese rapidamente dell'acqua e riuscì a spegnere le fiamme, ma gran parte della sua attrezzatura era danneggiata. La mattina dopo, quando la gente del paese seppe dell'incendio, venne a vedere come stava. Alcuni dicevano: «Oh no, e ora cosa farà Lorenzo?» Altri sussurravano: «Forse questa è la fine per lui». Lorenzo aveva il cuore spezzato, ma non era sconfitto. Si mise fuori dal suo forno e disse: «Questa è solo un'altra sciagura. Ho affrontato difficoltà prima e affronterò anche questa. Non mi arrendo». Fece un respiro profondo e iniziò a fare un piano. Calcolò quanti soldi aveva risparmiato e si rese conto che non erano abbastanza per sostituire tutta l'attrezzatura. Per un momento la paura si fece strada, ma Lorenzo si ricordò del suo viaggio, di come aveva iniziato con nient'altro che un sogno e duro lavoro. Invece di sedersi e preoccuparsi, Lorenzo chiese aiuto. Si rivolse al signor Moretti, che era andato in pensione. «Signore», disse, «ho bisogno di un consiglio. Lei cosa farebbe al mio posto?» Il signor Moretti sorrise e disse: «Lorenzo, tu conosci già la risposta. Hai insegnato a te stesso che niente è gratis. Lavora più duramente, credi in te stesso e anche la gente crederà in te». Ispirato, Lorenzo decise di ricostruire. Non aspettò che qualcuno lo salvasse. Ricominciò a sfornare il pane a casa con la poca attrezzatura che gli era rimasta. Disse ai suoi clienti:
Non vi deluderò, continuerò a servirvi, anche se per ora in piccole quantità. La gente del borgo ammirò il suo coraggio. Molti di loro iniziarono ad aiutarlo. Chi donava ingredienti, chi offriva piccole somme di denaro, e alcuni offrirono il loro tempo per aiutarlo a pulire e riparare il forno. Lorenzo capì una cosa importante. Quando lavori sodo e non ti arrendi mai, le persone lo notano. Vogliono aiutare qualcuno che aiuta se stesso. Dopo mesi di duro lavoro, Lorenzo riaprì il suo forno. Era meglio di prima. Aveva dipinto le pareti, aggiunto nuove decorazioni e anche introdotto nuovi prodotti come cupcake e muffin. I suoi clienti erano felicissimi. Il giorno della grande riapertura venne anche il sindaco del paese e disse: «Lorenzo, sei una vera ispirazione. Hai mostrato a tutti noi che con determinazione tutto è possibile». Lorenzo, davanti alla folla, disse: «Voglio ringraziare ognuno di voi. Mi avete insegnato che nella vita niente è gratis, né il successo, né il rispetto, né l'amore. Tutto deve essere guadagnato, con duro lavoro, pazienza e perseveranza. Non lasciate mai che un fallimento vi fermi. Ogni sciagura è solo un passo verso qualcosa di più grande». Da quel giorno le delizie di Lorenzo non vendeva solo pane, divenne un simbolo di speranza. Gente da altri paesi iniziò a venire per incontrare il giovane che non si era mai arreso. La storia di Lorenzo ci insegna che 1. I sogni hanno un prezzo, richiedono duro lavoro e sacrificio. 2. Il fallimento non è la fine, è un'opportunità per imparare e diventare più forti. 3. Aiuta te stesso prima. Quando le persone vedono il tuo impegno, ti sosterranno. 4. Non arrenderti mai. I momenti più darchi sono spesso appena prima del successo. Lorenzo non ha solo costruito un forno, ha costruito una vita piena di significato, rispetto e orgoglio. E potete farlo anche voi. Qualunque sia il vostro sogno, non smettete di inseguirlo. Ricordate, niente è gratis, ma tutto è possibile.